Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Same Bike Classic. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. CDKey Offers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Abbiamo visto l'unboxing di questa bicicletta nel 2020, a dicembre se non ricordo male, ed era andata a ruba. Infatti non ho fatto la recensione completa perché non era più in stock e temevo i vostri commenti. Hai recensito una bicicletta che non si può acquistare, e questo a causa del bonus dell'anno scorso. Questa è diversa rispetto all'unboxing dell'anno scorso perché questa è la versione 2021. Abbiamo sempre però un potentissimo motore con una buonissima coppia spinta in salita e accelerazione da 500 watt di assorbimento, alimentato da una batteria con delle celle differenti rispetto all'anno scorso. Infatti questa batteria ha una capacità di 10 Ah, non di 10,4, che è leggermente in meno, però le celle sono migliori rispetto alle celle dell'anno scorso. Ok, vediamo la Same Bike Classic come se la cava nella solita salita, solamente con l'acceleratore. A quanto sei, Jacopo? 24, stavolta non stacco, 24 sulla curva, sono 21, tiene 21, 20, 19, comunque tiene 20. Quanto? Ok, adesso giustamente riproviamo la solita salita con il mio peso di 70 kg. Jacopo pesa ormai 85-86 kg. Vediamo la differenza di comportamento della Same Bike Classic solamente che con l'elettrico, con un peso minore nella solita salita. Come potete notare sto utilizzando solamente l'acceleratore e siamo a 23 km all'ora con il GPS. Ovviamente dovete calcolare 2 km in più rispetto a quello che ha misurato Jacopo prima. Direi ottimo comportamento sia come velocità, ripresa, coppia e spinta in salita. D'altra parte non mi aspettavo di meno dalla Same Bike. Adesso proviamo un'altra volta la solita salita con la Same Bike Classic, solamente con la pedalata assistita. Devi pedalare, Jacopo, però non devi far forza, quindi solamente per attivare il motore. A quanto sei, Jacopo? Sono a 21, sto pedalando, 21, 20, non sto facendo forza, non sto facendo fatica, sono a 20, 21, anzi, quindi è uguale. ti dirò di più, sembra che dia più spinta quando sto pedalando che con solo acceleratore. Buono. Da questo feeling qua. Quindi la raccomandi per le salite? Sì, assolutamente, questa qua sì. Anzi è ancora meglio secondo me è ancora meglio della Bevior. Sì,
sicuramente. Molto meglio, sì. Certo, della Vezzo 1500, sì. La Same Bike Classic è pieghevole, la batteria è rimovibile e ricaricabile a parte o all'interno della bicicletta, e devo dire che hanno aggiustato rispetto all'anno scorso questa levetta che ha qui un solco, quindi facile da sollevare con l'unghia, e si vede che cambiando tipo di cella non hanno più bisogno della lunghezza che aveva la batteria dell'anno scorso, quindi hanno aggiunto questo pezzettino di schiuma per evitare alla batteria di muoversi durante il tragitto. Il voltaggio nominale della batteria è di 48,1 volt, quando è carica al massimo ovviamente arriva a 54,6 volt, quindi sono 13 celle da 480 watt/ora. Quindi con la regola dell'1C che abbiamo imparato durante tutti i video che avete visto sul canale, questa batteria è più che adeguata per questo motore da 500 watt di assorbimento. In tanti confondono la potenza nominale, che il limite impostato di legge per le biciclette elettriche, con la potenza di assorbimento del motore dichiarata da tutti i produttori. Nessuno purtroppo dei produttori, o pochissimi, dichiarano la potenza nominale, e oggi vi faccio vedere la dimostrazione di questo. Una bicicletta che è la Same Bike Classic, che adesso io sono sopra, con una potenza di assorbimento di 500 watt di un motore, e la CMS Ace Wheel RX20 Max con doppio motore da 750 watt, ma adesso in questo momento Jacopo ha attivato solamente un motore, quindi solamente quello dietro da 750 watt, e vediamo quale ha una coppia maggiore, quale riesce ad avere una ripresa maggiore tra le due, 500 watt o 750 watt. Ovviamente la RX20 Max, attivando il doppio motore, brucia completamente la Same Bike Classic, però adesso andremo a vedere questa benedetta potenza nominale, ovvero l'espressione del motore. Quindi il motore assorbe quello che dichiarano i produttori, e poi dovrà esprimere una potenza su strada. Vediamo quale è più potente, 500 watt o 750. Solamente con l'acceleratore, 1, 2, 3, vai. Ok, questo è 500 watt, la Same Bike Classic. Ma sei al massimo. Attiva il doppio motore. Attiva il doppio motore. Sei a 5, no? Là. Ok, rifacciamolo col doppio motore adesso da 750 watt. 1, 2, 3, vai. Ok, e cambia tutto ovviamente col doppio motore, però questo vi spiega che cosa vuol dire potenza nominale, la differenza tra potenza nominale e potenza di assorbimento, e soprattutto perché faccio tutti questi test, la solita salita eccetera eccetera, per farvi capire qual è la differenza tra una bicicletta e l'altra. Ovviamente, come avete visto, è impossibile comprendere il comportamento di una bicicletta su strada solamente sapendo la potenza del motore. Quindi adesso proviamo col singolo motore nella solita salita con tutte e due le biciclette. 1, 2, 3, vai. Ok, io vabbè l'ho bruciato in partenza, quindi vediamo. Adesso inizia a rallentare la mia, però comunque mantiene 22,1 22,8 km all'ora. Ok, e sono arrivato. Allora non ci siamo, quindi proviamo la solita salita con il doppio motore attivo da 750 watt l'1 e la Same Bike 500 watt. 1, 2, 3, solo elettrico, via. Ok, mi ha bruciato in partenza con il doppio motore, vediamo. Ok, sono a 20, 20,9, 21, 21,3, vabbè, è ovvio che il doppio motore 750 watt vince. Con la bicicletta arrivano un paio di chiavi per bloccare la batteria all'interno della bicicletta tramite il solito
perno. E c'è una cosa da dire su questa bicicletta rispetto a quella dell'anno scorso che riguarda il funzionamento della chiave e della batteria, perché in questo momento così la batteria è sbloccata fisicamente, quindi possiamo sottrarla dalla bicicletta e la chiave si può togliere. Se giriamo la chiave, blocchiamo la batteria all'interno del telaio, possiamo togliere la chiave, ma la batteria non sta alimentando la bicicletta perché il circuito è aperto, e questo è stato fatto apposta per evitare di scaricare la batteria se la dovessimo dimenticare, perché esattamente come quella dell'anno scorso ha anche il telecomando con l'allarme. Il telecomando è necessario assolutamente per accendere o spegnere la bicicletta, oltre alla chiave, perché non si accende dal display multifunzione ma solamente dalla chiave. Se giriamo la chiave nell'ultima posizione, la batteria rimane bloccata all'interno e alimenta la bicicletta e l'allarme funziona. Quindi così l'allarme non funziona e possiamo togliere la chiave, così l'allarme funziona e la bicicletta funziona, ma non possiamo togliere la chiave. Quindi da una parte questo sistema è intelligente, perché se possiamo rimuovere la chiave vuol dire che siamo al sicuro per quanto riguarda la batteria. D'altra parte un sistema di allarme così stupido e inutile non l'ho mai visto sinceramente, perché se schiacci il bottone adesso senza la chiave, la batteria è scollegata, l'allarme non funziona. Se io metto la chiave dentro, accendo la batteria, posso attivare l'allarme, però non posso togliere la chiave. Quindi non solamente qualcuno potrebbe venire e prendere la bicicletta perché spegne l'allarme, perché adesso non funziona più, ma non solo, ha anche la chiave, quindi può sfilare completamente la batteria e rubarmela. Con la Same Bike Classic arriva un manuale di istruzioni in lingua inglese che non comprende le istruzioni del display multifunzione, opzioni che purtroppo nella versione 2021 sono tutte bloccate tranne la opzione P1 che gestisce la luminosità del display multifunzione. Ci sono 3 luminosità, il display è molto luminoso, si vede anche sotto i diretti raggi del sole, e anche la funzione P8 che gestisce il limite di velocità, che se impostato a 100 darà il 100% di potenza al motore, quindi può esprimersi al massimo, ma si può anche diminuire in percentuale per raggiungere una velocità massima a piacere. Questa ovviamente è una gestione non problematica, perché non possiamo cambiare nulla che potrebbe rovinare il comportamento della bicicletta. Non solo non abbiamo bisogno neanche di sbloccarla, perché arriva già sbloccata dalla fabbrica, però d'altra parte non ci permette di personalizzare alcune cose. Per esempio non possiamo disabilitare via software l'acceleratore, infatti vedete che adesso funziona. Se si vuole disabilitare l'acceleratore si può semplicemente staccare questo connettore e funzionerà la pedalata assistita. L'acceleratore è come se non ci fosse, si può smontare completamente ma si può anche lasciare non funzionante. Per quanto riguarda la gestione dell'acceleratore e la pedalata assistita, purtroppo sono legati uno assieme all'altro, quindi se mettiamo il limite di velocità 0 diventa a pedalata muscolare, quindi non funziona né l'acceleratore né la pedalata assistita. Invece se passiamo al limite 1 solamente con l'acceleratore o anche la pedalata assistita, perché sono legati uno all'altro, la bicicletta arriva a 16 km all'ora. Ho notato un pochino che il display multifunzione è un pochino meno rispetto al GPS, quindi ci si aspetta che la bicicletta, adesso lei segnala 15 km mentre il GPS segnala 16 km. Se passiamo con l'elettrico alla velocità numero 2 arriviamo a 19-20 km all'ora, con il display multifunzione sono 2 km in meno all'ora. E passiamo al livello di assistenza 3 arriviamo a 26 km all'ora misurato col GPS, e col livello di assistenza numero 4 siamo a 31 km all'ora col GPS. Vedete che sono 2 km all'ora di differenza, il GPS segnala una velocità maggiore, e con l'ultimo livello di assistenza arriviamo a 34 km all'ora. Ovviamente come vedete il display segnala 32 km all'ora. E adesso qualcuno chiede: ma Ihsan, perché hai le gambe così? Beh, ovviamente così vedete che non sto barando, non sto pedalando. 36 km all'ora.
Con la bicicletta arrivano un po' di strumenti per registrare eventualmente i freni, che non ho dovuto registrare in realtà perché andavano benissimo. Non solo i freni sono ottimi rispetto per esempio alla RX Max che abbiamo visto nel video precedente, sia durante la frenata graduale ma anche quella improvvisa. I freni sono molto buoni. L'ho notato anch'io. E poi freno destro, mano destra, freno sinistro. Sì, sono diciamo all'europea. Il caricabatterie che arriva con la Same Bike Classic è da 2 ampere, quindi 10 ampere ora la capacità della batteria diviso 2, sono 5 ore che ci impiega a ricaricare da zero la batteria. In realtà sono un po' meno perché, come dico sempre, se vuoi conservare meglio la tua batteria e avere il massimo di cicli dalla batteria, non scaricarla mai al massimo e non lasciarla carica al massimo senza usarla per lunghi periodi. E una volta ricaricata al massimo la batteria, quant'è l'autonomia che ci offre questa bicicletta? Beh, col puro elettrico riusciamo ad arrivare a 40 km, mentre con pedalata assistita riusciamo ad arrivare a 60-65 km. La dimensione della ruota è da 20 pollici, le gomme sono larghe 4 pollici, la ruota anteriore è a sgancio rapido, abbiamo una forcella biammortizzata davanti regolabile, quindi si può bloccare e sbloccare e regolarne eventualmente la durezza. Le ruote a raggi della versione 2021 vengono provviste di catarifrangenti sia davanti che dietro. Non abbiamo purtroppo nessun ammortizzatore dietro, però devo dire che la bicicletta è molto comoda, specialmente con questo sellino ben ammortizzato, è anche molto comodo. E una cosa che mi piace in questa bicicletta è che nel prezzo è incluso sia il portapacchi ma anche i parafanghi, cosa di non poco conto, specialmente adesso che arriva l'inverno, ma anche esteticamente sono davvero molto belli con i colori della bicicletta. L'unica cosa che non mi piace è questa bandiera, che avrei preferito magari la bandiera dell'Italia, ecco. Per quanto riguarda il cambio abbiamo solamente 7 rapporti con 7 pignoni dietro e una corona davanti. A proposito, la bicicletta sì è pieghevole, ma i pedali non si possono ripiegare e sono in lega di alluminio, che da una parte per il trasporto sicuramente è meglio averli pieghevoli, però quelli pieghevoli non metallici presentano un pochino di criticità, specialmente per una bicicletta fat pesante come questa. E per quanto riguarda il peso di questa bicicletta rispetto alle altre fat che abbiamo visto sul canale, pesa sicuramente di meno, se vi interessa questo. Infatti pesa solamente 26 kg, batteria inclusa, e supporta un carico massimo di 120 kg. Sia il sellino che il manubrio sono di altezza regolabile, il sellino si può alzare veramente tanto. La cosa che non mi piacerebbe che Same Bike sviluppasse meglio il mettere il Teflon all'interno del cilindro per evitare di rigare il tubo del sellino, ma anche per poterlo fissare meglio senza dover stringere tantissimo questa vite. Infatti io metto, come al solito in queste biciclette, un po' di grasso al silicone per evitare di rigare il tubo del sellino. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore a leva, abbiamo la leva del cambio e abbiamo anche un supporto per il cellulare con una porta USB per caricare eventualmente il cellulare. Qui abbiamo il display multifunzione. Per quanto riguarda l'entrata nel menu segreto, e come al solito bisogna tenere premuto il bottone più e meno, e come ho detto, oltre alla funzione P1 e P8 non possiamo fare nulla, vedete che non si può, sono bloccate le funzioni. Una cosa alla quale stare attenti con questa bicicletta è di non dimenticarla accesa, perché purtroppo, non essendo cambiabile, modificabile il menu P4 che riguarda lo stand by, perché è messo a 0, quindi la bicicletta non va in stand by, non possiamo cambiarlo, mettere tipo 10 minuti e si spegne in automatico. La bicicletta, se lasciata accesa, rimarrà sempre accesa e scaricherà completamente la batteria. Se teniamo premuto il tasto più si accende la luce anteriore, che è una luce che integra 4 LED molto potenti e integra anche il clacson, che è davvero molto potente. E il bottone del clacson si trova sulla parte sinistra del manubrio. Invece, se teniamo premuto il bottone meno, abbiamo il walk assist, ovvero quello che ci aiuta a non dover spingere la bicicletta nelle salite, per esempio su una rampa o altro, che trovo davvero molto veloce, più veloce di quello che deve essere.
che come avete visto per disattivarlo non basta togliere il dito dal bottone meno, ma bisogna proprio frenare. La Same Bike Classic è impermeabile IP65 come tutte le altre biciclette monopattini che abbiamo visto sul canale, quindi può andare sotto la pioggia, leggera pioggia ovviamente, non si può lasciare sotto la pioggia e non si può immergere. Per quanto riguarda la consegna, la Same Bike Classic viene venduta direttamente dal concessionario zbike.it e quindi ha una garanzia italiana e viene consegnata in 24 ore. E come al solito vi lascio link e coupon sconto nella descrizione del video. Se avete domande lasciatele giù nello spazio commenti. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.